E benvenuti in questo nuovo video da una location un po' improvvisata, Esatto, così. insolita. Esatto, però approfittiamo, proviamo a fare delle domande che ci ha fatto l'intelligenza artificiale, diciamo. Sì, Ci siamo preparati un po' vero. così. Vi diamo un assaggio di quelli che sono stati i protagonisti della stagione, i veri momenti, con domande che appunto non abbiamo dato. Abbiamo solo le domande, non c'è già la risposta. Esatto. E ne approfittiamo appunto per, Rispondere alle domande. Così. esatto, rispondere così, come viene, non Esatto. c'è niente di calcolato, preparato. Esatto, iniziamo subito. Che squadra era il Venezia alla prima giornata, all'inizio della stagione ancora? Ma secondo me era una squadra che tutti pensavano forte, cioè nessuno ha mai detto una squadra che non è adatta alla categoria, Sì, anzi, cioè, tutti avevano ottime prospettive, aspettative esatto. sulla squadra, assolutamente, però bisognava secondo me vederla Con alla prova Stroppa. dei fatti, alla Esatto. prime partite. La prima è stata neanche il campionato, la partita di Coppa Italia, per contro il Mantova, se non Sì, erro, e quindi bisognava testarla sostanzialmente, però tutti partivamo sicuramente con ottime aspettative, non è che sì. possiamo venire qua a dire no, No, ma ci aspettavamo di salvarci, cioè esatto. partivamo Semplicemente anche tutti. noi abbiamo cominciato a fare i video dicendo comunque siamo la squadra, una delle squadre con la rosa più costosa di tutta la Serie B. Mi pare E dicessi tipo prime effettivamente, tre. sì, tra le prime tre comunque, e comunque tra le prime tre favorite ad andare in Serie A. Effettivamente poi è successo. Cioè, Assolutamente quindi sì. comunque abbiamo iniziato la stagione sapendo che avremmo avuto tante possibilità di poter andare in Serie A. E poi effettivamente è andata così. Assolutamente sì. Passerei direttamente alla seconda domanda perché su questa penso di aver Sì, dato la risposta non giusta, ma la mia risposta esatto. comunque. C'era già qualcosa che faceva pensare a una squadra diversa rispetto a quella della stagione precedente? Avevamo Mm, chiuso comunque con una retrocessione. Cioè non è che venivamo sì, da il paese dei balocchi, cioè venivamo comunque da retrocessione e tu puoi essere forte quanto vuoi, ma abbiamo visto, non questa volta, quella precedente, che è un attimo, come dire, tornare giù e non esatto. tornare subito su. Sì, Ci vuole un attimo di assestamento e anzi, i primi momenti può essere brutto, cioè può essere che la squadra non attecchisca col campionato, giocatori non siano mentalizzati per la sì, categoria, perché è un'altra roba rispetto alla Serie A, ovviamente. Però stavolta qui secondo me siamo partiti con un piede diverso, la sì, squadra a me è sembrata subito mentalizzata in realtà, anche infatti. squadre, giocatori che vedevi che erano anche adatti alla categoria di Serie A, che anche, se pensiamo a Kike Perez, no? Il primo che mi viene Sì, in mente, vedevi che era prontissimo per una Serie A, però non è uno che secondo me ha attecchito male con la Serie B, anzi ha fatto vedere il suo valore, non è che si è sentito troppo sì. per la B. Comunque non si sono abbattuti perché di solito dopo che retrocedi dalla A ti ritrovi una squadra un po' triste perché ha subito una retrocessione, invece cioè, hanno dimostrato comunque già dalle prime partite che non Certo, avevano quella mentalità di, no, non so, delusione rispetto alla esatto. stagione precedente, anzi, proprio l'opposto. Avevano Poi, tutta quella carica per poter riuscire a ritornare, anche sicuramente grazie a tutta la società che diceva certo, che l'obiettivo era quello di ritornare in Serie A. poi devo dire Comunque, che secondo me il gioco di Stroppa, esatto. cioè, ovviamente anche il livello degli avversari ha contato. Sì, Parliamoci chiari, quello è fondamentale, cioè magari non lo diciamo, però lo diamo magari per scontato. sì, ovvio, Il gioco però di Stroppa è veramente la base di tutto, poi, veramente. cioè, comunque il gioco di Stroppa abbinato al livello di avversari, sicuramente che era magari nella maggior parte dei casi inferiore al Sì, nostro, ci ha permesso inevitabilmente di fare un campionato devastante. sì. Non subito dall'inizio, perché cioè, ce li ricordiamo tutti, Eh, appunto l'inizio, le prime partite, le prime giornate, sì. cioè non è Sì, stata subito l'abbiamo una criticato anche passeggiata. noi parecchio, comunque la difesa alta Sì, che sì, sì. i giocatori che non riuscivano a comprendersi perfettamente tra di loro, ma è naturale, ovviamente, con un nuovo giocatore che ha delle nuove richieste fai più fatica, devi avere il Ovvio. giusto tempo per riuscire a Sì, sì, ricreare sì, no, chiaro. l'unione che poi c'è stata Esatto, effettivamente. sì, far arrivare i tuoi meccanismi, Eh, le tue prerogative tattiche. Però esatto, c'è voluto. Però quello sicuramente si è visto, cioè dalle sì, prime giornate, più sulla partita di Coppa Italia, già vedi una squadra spumeggiante che stravinceva, è no? vero. Sprecava tantissimo, tantissimi gol.
già, Già da ma l'abbiamo subito. fatto all'inizio e l'abbiamo fatto anche È alla vero. fine quello. Però comunque vedi già il gioco spumeggiante comunque, per chiudere sulla domanda. Sì. Arriviamo alla domanda 3. Qual è stata la prima vera partita da questa squadra può farcela? Per me Venezia-Monza 2-0, perché fino a lì, secondo me, cioè, avevi visto tratti di ottimo gioco, una squadra che dominava così, avevamo comunque vinto dalle partite, però abbiamo fatto anche tanti pareggi e soprattutto tante sconfitte. Mm. Non mi ricordo esattamente la giornata in cui arriva Venezia-Monza, ma io mi ricordo che è Da lì proprio la in partita poi. che cambia la stagione, cioè Sì. il Monza era una delle favorite, insomma se la giocava come noi, Esatto. il livello era quello, Sì. poi il gioco per me alla fine dei conti è stato assolutamente il migliore nostro, senza discussioni, comunque il livello sulla carta dei giocatori era simile Mhm. e aver vinto prima, cioè, questo big match qui. Prima c'era stato anche addirittura c'era stato Palermo-Venezia, mi pare, come big match. È il primo big match che abbiamo vinto. Sì. Cioè, non era il primo big match, ma il primo che abbiamo vinto è È vero. stato. Per me quello ha cambiato un po' la stagione, perché Sì. da lì in poi comunque la squadra ha capito di essere forte. Esatto, Cioè, di potercela fare, perché eh. comunque il Monza era una squadra che comunque era al tuo livello più o meno, era retrocessa con te, sì, l'hai sì. affrontata in un modo, comunque hai vinto. Alla grande, con un bel Esatto. gioco. Cioè, adesso la E partita non è che quindi- ce la ricordiamo a memoria, però No. mi ricordo che abbiamo giocato bene e abbiamo Esatto. meritato di vincere. E quindi hai capito che comunque da lì in poi ce la puoi fare, secondo me. Esatto, cioè, perché fino a lì soprattutto avevi avuto tanti inciampi, Sì. cioè non era stata Una passeggiata prime, all'inizio, non soprattutto. so, non mi ricordo la giornata, però prima 12 giornate, Sì. 12 vittorie, cioè erano No. state difficoltose. Da quella partita lì, Sì. io in primis come tifoso ho capito, cazzo, cioè, Sì, che puoi possiamo farcela. farcela perlomeno, questa squadra ce la può fare. Sì. Ed era, anche lì, era inizio campionato, Esatto. parliamoci chiaro, però. Andiamo direttamente alla prossima domanda. Sì. Quanto ha inciso l'allenatore davvero? Per me tantissimo, cioè è inutile che ve lo dica, per me Esatto. purtroppo sarà un po' Ripetitivo. solita di te, sì, un po' Sì. ripetitivo, per me è stata la vera chiave di questa stagione formidabile, cioè perché comunque sapevamo tutti, l'abbiamo detto anche prima, la squadra è forte, la squadra partiva con ottimi presupposti, detto questo comunque gli andava dato un gioco e il gioco che gli ha dato era ben più di quanto mi aspettassi, cioè il gioco è stato proprio bello, ha sorpreso Sì. e in fin dei conti hai meritato di essere primo in classifica, Sì. perché hai creato tantissimo, abbiamo fatto tanti gol, potevamo farne almeno il doppio. È vero. Questo è il mio pensiero, Sì. perché abbiamo creato tanto. È vero. Andrei direttamente alla prossima Quindi ha domanda. contato tantissimo, Stroppa, e rimani con noi, Lo diremo ti per prego. sempre, esatto, Esatto. Cioè, sarà sempre il nostro motto. Esatto. Chi è stato il vero leader della squadra? Allora, secondo me, prima parte quando non c'era Svoboda, quindi ho già detto la mia risposta dopo. Sì. Prima parte forse un po' Busio. Che era il capitano nella Esatto, prima parte, perché esatto, non c'era Svoboda, quindi lui era il esatto. capitano. Effettivamente lui Per me era sì. leader, gestiva un po' il centrocampo. In cabina di regia ha inciso, cioè Esatto. ha gestito un po' la situazione in attesa di Svoboda. Dopo Sì. dopo il ritorno dall'infortunio di Inevitabile. Svoboda, mi dispiace, ma cioè, spodestato Busio, che è stato Svoboda. comunque importantissimo fino a lì, però Svoboda a livello di È il leadership king. proprio parlando Sì. solo, È vero. devastante, cioè lì ha cambiato completamente faccia alla squadra, cioè, oltre che dare solidità alla difesa, ma ha dato anche proprio leadership anche al gruppo, cioè al gruppo, non solo alla difesa Sì, a sì. tre. Ha dato Tutta la proprio, è squadra. stato un leader per tutti, dico, per tutta la squadra. Chi è stato decisivo nei momenti chiave, non solo nei numeri, quindi non solo nei numeri, perché sicuramente se guardiamo i numeri c'è Durante che è stato decisivo. Però di Ovviamente fatto ha fatto secondo quei me, al gol. di là dei numeri, facciamo finta che non contino, però Contano? Sì. contano, cioè nel senso che in quei momenti in cui c'era bisogno del gol, Durante non ha mai sbagliato. Parliamoci Vero. chiaro, cioè tutti possono dire ok, magari per la Serie A è da valutare, bisogna vedere, però comunque quando c'è stato bisogno, cioè, pensiamo tipo a Venezia-Empoli, una delle ultime partite così,
i gol che sblocca la gara durante, no? Sì, Ed era una gara che poteva magari protrarsi così fino a chissà quanti minuti. Lui è stato il bombardiere che ha portato comunque più gol di tutti, e è quindi è vero. difficile dire al di là dei numeri. Perché al di là dei numeri non riesco a dire un giocatore basta, dico tutti i titolari sostanzialmente. Esatto. Non dico tutta la rosa, però tutti i titolari sì, Sì. perché la Stropa è stato abbastanza coerente sui titolari, non è che ha mai fatto rivoluzioni di rosa, turnover No, è vero. giganteschi. Quella è stata la formazione, cioè te la so Sì. ripetere a memoria da qua a quando vivo, cioè Esatto, la sempre formazione la che abbiamo stessa alla avuto, fine. a meno di infortuni. Sì. Quindi per me comunque adorante, al di là dei numeri, però Ci adorante sta. di fatto. Anche noi abbiamo dato, comunque non siamo sempre stati entusiasti, però Però di i fatto numeri li ha portati. è Cioè, se carta, andiamo a carta vedere, canta. è il secondo capocannoniere della Serie B, ha vinto il premio MVP della Serie B. Sì, Quindi sì. comunque Carta qualcosa l'ha canta, i numeri portato. parlano, Sì. quindi è giusto premiare i numeri in questo Esatto. caso qui, ma comunque ci ricordiamo momenti dove è sbloccato la gara, Sì. quindi va dato a lui per me. Poi c'è stato un giocatore che ha cambiato la stagione in corsa. L'ho detto prima. Per me è Svoboda, Sì, cioè, Svoboda. oltre che essere un leader della difesa, per me è stato il leader della squadra. Sì, della Cioè, squadra, perché prima comunque ci sono arrivati degli inciampi importanti che, vabbè, sicuramente erano dovuti alla squadra che doveva ancora assorbire, capirsi, sì. comunque imparare le idee di Strop e tutto quanto, però dopo che è arrivato Svoboda, alla fine abbiamo vinto una partita, lui ha segnato. Sì, contro Comunque l'Avellino, sì. Abbiamo cominciato a fare un sacco di punti importanti, anche Cioè, grazie a lui- lui sicuramente. Esatto, cioè oltre a dare solidità alla difesa, che comunque fino lì, prime giornate, lui torna mi pare alla 10ª, se non mi ricordo male, ha dato solidità alla difesa che era in difficoltà sicuramente per le richieste di Stroppa, belle offensive, è stato un vero e proprio leader per la squadra in generale, quindi chi puoi Lui- dire se non lui? Qual è stato il reparto più forte che ha trainato la squadra? Io non ho dubbi. È il centrocampo. Centrocampo, Vabbè, sì. il centrocampo alla fine sono in 5, quindi comunque è quello più numeroso. Ma togliendo che secondo me gli esterni, io mi concentro proprio sui I tre tre di centrocampo. centrali, sì. Bugio centrale, Quique Dumbia Perez, a Dumbia. sinistra e destra Quique Perez, Sì. formazione, cioè centrocampo titolare devastante, per motivi diversi, cioè Dumbia Sì. per la fisicità, buona tecnica, Bugio Sì. per la regia, la tecnica, La il dinamismo, Esatto. comunque è una saetta rispetto a un Duncan che veniva schierato all'inizio. Faceva un po' quello, cioè una mezzala, era un po' un ibrido. Sì, un sì, play sì. centrale, però Sì, poi è stato vero e proprio il play quando Duncan Esatto. si è fatto male, comunque è stato preferito lasciarlo in panchina per Sì. dargli a lui la cabina di regia a Bugio. organizzava il centrocampo, però nel complesso Gli ha dato dinamismo sì. per me Bugio, cioè quella è stata la chiave. E Quique Perez, tecnica devastante, cioè cosa devi dire di Quique Perez? Tecnica devastante, il migliore a verticalizzare. Sì. Purtroppo cioè, avrebbe fatto anche molti gol, molti più gol di quelli che ha fatto, ne ha fatti. Ha spaccato anche la traversa. Sì, esatto, Giornata. ne ha fatti 3, ma poteva fare almeno 10, contando tutti i pali che ha preso, i legni tra pali e traverse. È vero. È stato sfortunatissimo, stagione comunque devastante a livello di assist e un po' sfortunato a livello di realizzazione, ma uno dei più qualitativi sicuramente È il vero. centrocampo a livello di tecnica a piedi, ecco. Il Venezia ha mai davvero rischiato di uscire dalla corsa? No. Secondo me, io No. personalmente non ho mai avuto quella paura per dire forse andiamo ai playoff. Un attimo ho avuto quel pensiero magari quando stavamo perdendo una partita, però dalla corsa proprio per andare in Serie A no. Sono d'accordo, cioè Zero. no, onesto no, cioè anche nei momenti dove comunque era un po' più cauto, ho detto Sì. andiamoci piano, cioè servono ancora i punti, cioè comunque non è che puoi dire siamo in Serie A 5 giochi alla termine, comunque fino alla penultima eravamo lì a contare i Sì. punti, no? Guardavamo anche le partite delle altre. Quindi quello però non tanto da dire non ce la facciamo. No, Diciamo che io ho sempre infatti. avuto ottime sensazioni, un po' per come giocavamo, un po' per Infatti, grazie anche ai risultati che ci facevano i vedere risultati loro. di Da conseguenza. gennaio siamo stati primi
e non siamo mai scesi dal primo posto. Esatto. Quindi saremmo stati un po' ipocriti venire qua, Esatto. anche un po' falsi, a dire no, beh, è stato un miracolo. Cioè, No, vabbè. il gioco, la squadra ci faceva presagire ottime cose e sono state ottime cose, Esatto. parliamoci chiaro, quindi bravissimi, non toglie niente a nessuno questo, però comunque diciamo siamo stati coerenti nel percorso. Esatto. Chi ha fatto il gol più pesante della stagione? Adorante, sicuramente, l'ha detto anche lui sul palco. Sì, il La gol di rovesciata Empoli, che ha fatto, sì, quello che ha segnato a per. Empoli è stato veramente decisivo, chiaramente, a fine stagione, secondo me. Secondo te? Non lo so, il gol decisivo difficile dirlo, perché non riesco a dire una partita cioè il partita che ha cambiato la stagione è sicuramente quella del 2-0. Forse ti dico, il gol di Doumbia contro il Frosinone. A Frosinone, era effettivamente finita 1-2, 1-2 il gol che chiude la gara, mi sa che era 1 fino, non mi ricordo il minutaggio, però comunque fino a un No, bel vabbè, po' di ci sono stati partita. diversi gol anche sicuramente. Doumbia fa il gol decisivo. Il gol di Sagrato è stato decisivo. Anche, certo. Perché è grazie a lui che alla fine riusciamo a Però ti arrivare a dico, un quel pareggio. gol di Doumbia contro il Frosinone, secondo me. Ok. A Frosinone, prime. Non mi ricordo che giorno è, però quel gol di Doumbia che chiude la gara, perché me lo ricordo ancora, ce l'ho ancora impresso nella memoria, per me è stato un gol liberatorio, una partita difficile contro il Frosinone che poi cioè, si è rivelata la seconda forza del campionato, era una partita difficilissima, Vero. lui era stata poi nei fatti, però lui fa quel gol lì inaspettato quasi, almeno per quanto mi riguarda, e per me quel gol lì è stato decisivo e poi il gol che ci ha portato alla vittoria, quindi direi che è stato importantino. Per questo questa promozione è diversa dalle altre, sicuramente perché siamo arrivati primi, perché Sì, da una vita che non arriviamo primi, cioè da quando il Venezia Mestre esiste non siamo mai Esatto. arrivati primi, quindi questa è la prima volta. per me E siamo quindi anche già più questo forti. è già tanto rispetto a tutti i playoff che abbiamo fatto vinti. Sì. E L'ultima è 2 comunque volte. andavamo in Serie A dicendo vabbè, prossimo anno vediamo come andrà. Noi due sinceramente abbiamo molta più positività comunque rispetto agli anni Sì. scorsi, siamo molto più positivi anche vedendo tutti gli investimenti che sono stati fatti. Esatto, Il ma fatto poi che la squadra in Stroppa sé, probabilmente rimane, l'idea di gioco. La squadra in sé Sì. per me, comunque Un quella po' secondo me è la tutto. vera differenza, che per me partiamo da basi più solide. Sì, A livello esatto. semplicemente, lasciamo, sì, conta, però dico a livello finanziario di società, ma anche semplicemente tutto. guardando sulla superficie, la I squadra, giocatori, anche sono tutti l'allenatore. nostri praticamente, l'allenatore Anche che semplicemente se rimane. diamo fiducia a Stroppa, per me Sì, partiamo già ma- con un punto in esatto, più perché la l'ultima squadra lo volta- conosce. Esatto, l'ultima volta Manoli è andato via, quindi comunque abbiamo dovuto ritrovare un altro allenatore. Sì. Questa volta invece molto probabilmente Stroppa rimane. Oggi praticamente hanno detto che rimane, però Sì. mettiamo le mani avanti, non so mai. Certo. Stroppa dovrebbe rimanere, quindi l'idea di gioco è quella, i giocatori sono quelli, basta semplicemente rinforzare la squadra e ci siamo. Esatto, Arriviamo quindi- in Serie A in modo molto più sicuro rispetto agli anni scorsi. Di sicuro partiamo da basi più solide solide. delle volte precedenti. Non è detto Sì. che arriviamo a fare i miracoli, però comunque secondo me partiamo meglio. Io mi sento Sì. sensazioni sicuramente più positive delle 2 volte precedenti. Esatto. Parliamoci chiaro. Infatti, a proposito, questa è una delle promozioni più belle degli ultimi anni. Sì. Cioè, perché un conto è arrivare coi playoff, arrivare in Serie Cioè, A, che è è meno- sicuramente bello, più emozionante, esatto. ti lascia quella cosa per dire All'ultimo, la finale, l'ho vinta all'ultimo, tipo. più ansiogeno, L'ho vinta esatto. con l'ultima Mamma mia. forza in corpo che avevo. È sicuramente Però- bello, però avendo la sicurezza che abbiamo quest'anno, secondo me è ancora più bello perché sai che Sei arrivato hai primo, qualcosa, esatto, sei arrivato primo, meritando, perché nessuno può dire no, non Che non è merita, stato il Venezia meritato, non meritava di arrivare esatto. primo, è meritato, e la squadra è più forte, quindi Sì, per me ok che non è stato emozionante come vincere all'ultimo secondo del playoff, no, Mamma quelle mia. robe lì, però parto con una sicurezza maggiore Esatto. rispetto a altre volte, quindi io sono più felice di altre Sì. volte ancora. Al di là delle emozioni in sé, però sono più tranquillo, non so anch'io. come dire. Poi, questo Venezia è pronto per la Serie A, secondo te? Partiamo da buoni basi, Mm. cioè la rosa ha ottime basi, adesso Sì. per me, cioè, le basi sono migliori rispetto alle altre 2 volte, punto primo.
non ho detto che con questa rosa vai in Serie A, questo gioco ti salvi, non è detto, va rafforzata sicuramente, però partiamo da basi migliori. Più solide. Quindi Sì, è sempre quello. da queste basi vai a migliorare i tasselli che ci sono, centrocampo, difesa, Sì. o se cioè, ci sono giocatori che partiranno così, vai a sostituirli degnamente, il più degnamente possibile, con giocatori o giovani o d'esperienza, comunque vedo Antonelli, su quello mi fido, Sì. però secondo me partiamo da premesse migliori. Cioè, Sì, abbiamo lo stesso allenatore dell'anno prima, quindi comunque Stroppa è lo stesso in teoria. Quindi comunque non dobbiamo ricominciare da capo a creare con un altro allenatore qualcosa. Quindi i giocatori che ci sono e che rimangono sanno già benissimo come vuole Stroppa che loro giochino. E già quello secondo me è tantissimo. Iniziamo subito con un nuovo, cioè con iniziamo delle bene. basi, con delle, Sì. con cioè, delle basi solide perlomeno. Esatto. Comunque questi giocatori qua sono tutta una stagione che giocano in Con lo quella stesso maniera lì allenatore. e ottengono risultati tra l'altro in Sì. quella maniera lì, non è che non lo fanno, Sì. anzi abbiamo visto, ci siamo divertiti tutti, quindi non è opinabile, è così. Esatto, passiamo alla prossima. Qual è il rischio più grande nella prossima stagione? Per me Il rischio più il rischio più grande è snaturarsi, cioè per quello dico, capisco la paura di dire così rischiamo troppo, così se giochiamo così anche in Serie A rischiamo perché le squadre sono più forti di noi. Innanzitutto comunque c'è un mercato davanti da fare esatto. benissimo, cioè bisogna operare bene nel mercato che verrà, assolutamente, però se parti un po' troppo, come dire, impaurito e vai lì con uno Stropa per dire che appunto si snatura, no? E dice no, sto un po' più Siamo basso più di come stavo l'anno chiusi scorso, dietro. mi snaturo, cerco di stare più basso, blocco basso, provo a ripartire. Rischi di più. Cioè, Sì. ti snaturi, quindi Esatto. non sei te stesso. Per me invece è meglio andare sicuramente sfrontato, giocare come hai giocato quest'anno, provare a fare addirittura innalzare il livello perché devi, il livello se in Serie A Sì, si innalza, tocca. non serve che lo dica io. Farti aiutare sicuramente nel mercato, ma essere coraggioso sostanzialmente, non essere impaurito, essere coraggiosi, provare a imporre il nostro gioco anche in Serie A. Sicuramente avrai di grandi difficoltà contro i big club, Juve, Inter, Milan, Napoli, no? Sì. Ok, però dico contro un Torino, un Cagliari, così Puoi giocartela. puoi giocartela Sì. se non vai lì impaurito e non dico sfrontato, però comunque volendo far vedere la tua qualità di gioco, oltre che spero sulla carta, ma anche la tua qualità di gioco, la qualità delle tue idee Esatto, le e idee. quindi il tuo carattere di squadra. Per me non dobbiamo avere paura di quello. Esatto. Spero che si parta così. L'ultima domanda. Può Va diventare una squadra stabile in Serie A? Se fa quello che ho detto prima, secondo me sì. Sì. Cioè, perché pensiamo semplicemente al percorso del Como, per me è un ottimo Esatto. esempio di come si deve fare calcio adesso. Cioè, Sì. tanti ti prenderanno in giro per il calcio che fai, comunque, soprattutto in Italia siamo un po', come dire, attacchiamo il nuovo, no? Sì, Siamo un po' tendenti i a... giochisti, quelli che giocano Esatto. un po' troppo. Siamo un che non po' va bene. tendenti a accusare quello che gioca, che porta delle novità, che porta a un gioco, ma semplicemente un approccio, un atteggiamento diverso al campionato. Come dire, il Como già quando è stato promosso con noi, comunque ha avuto magari difficoltà all'inizio, non è che era lì con noi, Sì. Poi pian piano si è adattata bene, ha fatto i suoi progressi Fabregas in questo caso e ha portato vero. la squadra a fare ottimi risultati che poi in questa stagione che sta finendo in Serie A stiamo vedendo comunque finisca. E comunque nel giro di 2 anni è a giocarsi l'Europa, e bene o male che sarà Champions, Europa League o Conference, in teoria ci finisce in una di queste 3 competizioni europee. Sì, nel Quindi giro dico, di un paio d'anni. ok che hanno avuto ottimi investimenti, no? Sì, però anche sicuramente l'allenatore che ha portato Certo, un'idea investire bene, per quello diversa. dico, investire bene. Sì, Investire bene, secondo me, investire bene, un gioco definito, bello da vedere, che valorizza la tua squadra, che ti fa divertire, che porta risultati, perché io non è che sì. dico bel gioco ma a discapito dei risultati, anzi io dico bel gioco per facilitare l'arrivo del risultato, Esatto. è proprio quella la chiave, perché per me
l'eccessivo difensivismo non porta più risultato. Per me non è questa più la Ad linea. oggi, Ad oggi, questi questa è la mia linea anni. filosofica, perlomeno. Una E- volta si poteva anche fare questo discorso, Esatto. però ad Adesso oggi secondo me siamo ormai- un po' fuori tempo massimo, Sì. quindi per me occorre essere così, essere un piccolo Como, ecco, quello era un po' il senso, intraprendere quella strada lì. Nel futuro, nel prossimo futuro, sperare di addirittura superarlo, però comunque partire da quelle basi lì, che comunque che il Como ci sia di esempio Sì, per farci capire qual è la strada giusta, qual è la via da esatto. percorrere per rimanere stabilmente in Serie A e non solo rimanere in Serie A e salvarsi Andare in ogni Europa. ogni anno come fanno tante squadre alla fine che si Esatto. salvano e basta, ma anche sorprendere e togliersi dalle soddisfazioni. Non vado a esagerare a dire che nel 2 anni siamo come il Como che si gioca l'accesso in una competizione europea, però anche ci mettiamo un po' di più, quella per me è la via. Sì, anche perché Gioco. la città di Venezia merita una posizione importante comunque in una Serie A, Assolutamente. perché è una città che conosce tutto il mondo e non è Certo. giusto che stia in Serie B. Assolutamente sì, questa è la via, questo è il nostro pensiero, queste sono le domande che ci ha posto l'intelligenza artificiale, così quindi non avevamo risposte pronte, così abbiamo improvvisato, però Sì. sappiate che le nostre risposte diciamo vengono dal cuore, quindi che siano giuste o sbagliate, diteci anche la vostra, può essere che insomma abbiate la vostra opinione, dicela qua sotto Nei nei commenti e noi ci siamo divertiti a farlo, a commentare tutta questa stagione, quindi rispondete qua sotto anche voi se volete a tutte le domande, quello che volete, insomma, quella anche magari non siete d'accordo o siete d'accordo, scrivete tutto qua sotto, Sì. vi ringraziamo tantissimo e sempre Forza Venezia. Sempre fortuna.